Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il giorno in cui ho capito che tutto ciò che pensavo di sapere su mia moglie Isabella era una bugia, il mondo intorno a me si è frantumato come uno specchio colpito da un martello. Per anni lei era il mio mondo, la mia compagna, la ragione per cui lavoravo instancabilmente per costruire la vita che condividevamo. Ma dietro il suo sorriso caldo e i gesti teneri si nascondeva un tradimento che non avevo mai previsto. Un tradimento che ha acceso un fuoco dentro di me, uno che avrei usato come strumento della sua resa dai conti. Isabella e io ci siamo incontrati quando eravamo giovani, entrambi lavorando duramente per scalare la scala della vita. Avevo un lavoro nell'edilizia, versando il mio sudore in ogni progetto come se fosse un capolavoro. Lei lavorava in un hotel, iniziando come receptionist e salendo di grado. Eravamo opposti in molti modi. Il suo upbringing cittadino contrastava con le mie radici di paese piccolo, ma insieme abbiamo costruito una vita che sembrava incrollabile, o così pensavo. Le crepe nel nostro matrimonio hanno iniziato a mostrare, sottili come fratture capillari nel cemento. Isabella è sempre stata estroversa, ma ultimamente le sue interazioni con un certo collega, Daniel, sembravano troppo familiari. Lavorava alla manutenzione dell'hotel e spesso trovava scuse per rimanere durante le sue pause. Lei lo chiamava gentilezza, dicendo che era un uomo in recupero da un cuore spezzato e aveva bisogno di supporto. All'inizio ci credevo, volevo crederle, ma poi è arrivata la proposta che ha cambiato tutto. Una sera dopo cena, Isabella ha parlato di Daniel in modo che mi ha fatto storcere lo stomaco. Sai, Marcus, ha cominciato a evitare il mio sguardo. Daniel ha passato tanto, sua moglie lo ha tradito e se n'è andata con suo figlio. È convinta che non si sentirà mai più un vero uomo. Mi sono seduto, già a disagio, e lei ha esitato, la sua voce dolce ma deliberata. Stavo pensando cosa succederebbe se potessi aiutarlo a sentirsi meglio con se stesso. La stanza è diventata silenziosa, salvo il debole ronzio del frigorifero. L'ho fissata, aspettando che spiegasse, pregando di aver frainteso cosa esattamente stesse suggerendo. Isabella, le sue guance arrossate e si è agitata con la tovaglietta. Solo una notte, niente di emotivo, niente di romantico, solo un gesto fisico per aiutarlo a recuperare la sua fiducia. Le parole mi hanno colpito come un pugno al petto. Non riuscivo a credere a quello che stavo sentendo. Mia moglie, la donna che amavo più della vita stessa, mi chiedeva il permesso di dormire con un altro uomo sotto la scusa di carità. Ho riso amaramente, scuotendo la testa. Non puoi essere seria. Lei ha raggiunto la mia mano, i suoi occhi imploranti. Non è quello che pensi, Marcus, non significherebbe nulla, è solo qualcosa per aiutarlo a guarire. Ho tirato via la mano, la mia rabbia crescente. E noi, Isabella? E il nostro matrimonio? La sua risposta è stata calma ma ferma. Questo non cambierebbe nulla tra noi. Ma in quel momento tutto è cambiato. Non ho dormito quella notte. Le parole che ha detto si ripetevano nella mia mente come una melodia inquietante. Ogni ripetizione stringeva il coltello più in profondità. Come poteva anche pensare di suggerire una cosa del genere? Il giorno dopo sono andato al lavoro come al solito, gettando cemento, fondamenti per edifici che sarebbero rimasti alti e forti. Ora il mio matrimonio sembrava non essere più mio. I miei colleghi scherzavano mentre lavoravamo, ignari della tempesta che infuriava dentro di me. Quando sono tornato a casa, Isabella mi ha accolto come se nulla fosse successo, mi ha baciato sulla guancia, ha chiesto del mio giorno e ha servito la mia cena preferita, ma a malapena riuscivo a incrociare il suo sguardo. Quando ha parlato di nuovo, qualche giorno dopo ho sentito la rabbia farsi strada. «Hai pensato a questa cosa?» ha chiesto cautamente. «Ho pensato a cosa?» ho risposto, anche se sapevo esattamente cosa intendeva. Ha fatto un respiro profondo parlando di Daniel e di come aiutare lui. Il mio pugno si è stretto attorno al telecomando che tenevo. «No, Isabella, non ci ho pensato perché è folle, te l'ho già detto.
Se lo fai, finiamo. Presenterò istanza di divorzio e non sentirai mai più parlare di me. Lei sembrava ferita, come se fossi io a tradirla. Non capisco perché sei così arrabbiato. Non è come se avessi sentimenti per lui, Marcus. Ho cercato di sfuggire alla conversazione, sopraffatto dall'emozione. Questa discussione è finita, non parlarne di nuovo. Ma lei lo faceva ogni pochi giorni, tornando sull'argomento, ogni volta presentandolo come se fosse un atto altruistico di gentilezza. La sua persistenza ha solo approfondito la frattura tra di noi e ho iniziato a notare altre cose, piccole cose che mi facevano mettere in discussione tutto. Come il modo in cui il suo telefono si illuminava con messaggi che lei rapidamente liquidava, le conversazioni a bassa voce che teneva nella stanza degli ospiti. Poi è arrivato il weekend. Ha insistito affinché andassi al viaggio annuale di pesca con i miei fratelli. Meriti una pausa, ha detto sorridendo dolcemente, e non hai passato tempo con lui da mesi. Sembrava troppo comodo, ma ho accettato. Una parte di me voleva lo spazio, la possibilità di schiarirmi le idee e decidere cosa fare dopo. Prima di partire ha sollevato l'argomento un'ultima volta. Marcus, sei un adulto, ha detto con tono misurato. Non posso impedirti di sentire come ti senti, ma ho preso una decisione. Farò ciò che penso sia giusto. L'ho fissata cercando la donna che pensavo conoscessi. Aveva già preso la sua decisione mentre ero via. Il tradimento si è svolto esattamente come temevo. Quando sono tornato a casa 4 giorni dopo, l'appartamento sembrava diverso, più vuoto. Isabella mi ha accolto con un sorriso caldo, comportandosi come se nulla fosse successo. Ma i suoi occhi tradivano ciò che provava. Quella sera, mentre ci sedevamo a cena, ho fatto la domanda a cui già sapevo la risposta. L'hai fatto? La sua forchetta si è fermata in aria. Che cosa? Che cosa intendo dire? Isabella, il suo viso è diventato pallido e per un momento ho pensato che potesse negarlo, ma poi ha annuito, la sua voce appena un sussurro. Sì. La missione mi ha colpito come una palla di demolizione, distruggendo tutto ciò che rimaneva della mia fiducia. Si è precipitata a spiegare. Le sue parole si sovrapponevano disperatamente. Non significava nulla, Marcus, giuro. Era solo una volta. E finisce. L'ho fatto solo per aiutarlo. La mia fame era svanita. Non mi hai solo tradito, Isabella. Ci hai traditi. Tutto ciò che abbiamo costruito. Ha preso la mia mano. Le lacrime le rigavano il volto. Per favore, Marcus, non farlo, ti amo, sei l'unico che voglio. Ma non riuscivo a sentirla sopra il ruggire nelle mie orecchie. Sono uscito, sbattendo la porta dietro di me. Quello che Isabella non sapeva era che mi stavo preparando per questo momento. Durante quei 4 giorni lontano, avevo fatto più che pescare con i miei fratelli. Avevo consultato un avvocato, iniziato a fare le valigie e ideato un piano. La vendetta non sarebbe stata rumorosa o violenta, sarebbe stata fredda, calcolata e precisa. La mattina dopo, mentre Isabella era al lavoro, ho svuotato l'appartamento. Mobili, elettronica, elettrodomestici da cucina, tutto ciò che non era suo era sparito. Ho lasciato solo l'essenziale, un set di utensili, un materasso a dimensione singola e un biglietto. Il biglietto era semplice, buona fortuna con Daniel. Ho bloccato il suo numero, tagliato i rapporti con la sua famiglia e mi sono trasferito in un nuovo posto, ma quello era solo l'inizio. Isabella pensava di aver fatto una scelta, ora era il momento per lei di vivere con le conseguenze. Il silenzio nelle settimane successive era assordante. Immaginavo Isabella entrare nell'appartamento quella sera, il cuore che affondava quando trovava i resti ridotti di ciò che avevamo costruito insieme. La immaginavo leggere il mio biglietto, il peso delle sue scelte finalmente che si installava, ma non avevo finito, per niente. Non ero ancora finito. Avevo passato quei 4 giorni creando non solo la mia fuga, ma una mappa stradale per smantellare il mondo di fantasia che aveva costruito attorno al suo tradimento. Isabella credeva di poter avere la bottega e mangiarne anche la torta. Avrebbe presto imparato che le azioni hanno conseguenze, e quelle conseguenze avrebbero avuto un prezzo che non poteva ignorare. Il primo passo è stato assicurarmi che il mondo che aveva così accuratamente curato si sarebbe disintegrato davanti ai suoi occhi.
Mentre Isabella era stata occupata a convincersi che le sue azioni fossero nobili, io avevo raccolto prove, conversazioni, messaggi e persino la timeline del suo cosiddetto lavoro di carità erano stati organizzati metodicamente. Non avrei solo lasciato andare lei, l'avrei esposta. Ho redatto una singola email allegando screenshot dei suoi messaggi a Daniel e una copia dei documenti di divorzio. I destinatari erano i suoi genitori, i suoi fratelli, gli amici più stretti e persino i suoi colleghi all'hotel. L'oggetto era semplice: la verità su Isabella. Nell'email ho scritto: a coloro che conoscono Isabella, potreste pensare di conoscere la donna che è, ma lasciate che vi mostri chi è diventata. Questa è la storia di come ha scelto un altro uomo al posto del suo marito sotto la scusa di aiutarlo a guarire. Giudicate voi stessi se questa è la persona che credevate fosse. Cordialmente, Marcus. Ho esitato un attimo prima di premere invio, non per dubbio, ma perché volevo assaporare il momento e poi, con un solo click, era fatto. Mi ero assicurato che legalmente Isabella non potesse andarsene con molto nonostante il nostro contratto di locazione condiviso. Avevo prepagato 3 mesi di affitto e le utenze di base prima di terminare il contratto, lasciandole solo il tempo sufficiente per decidere il suo prossimo passo o per spiraleggiare sotto il peso dei suoi errori. Avevo anche assicurato che ogni conto condiviso fosse chiuso o trasferito a mio nome prima di presentare domanda di divorzio. Conti bancari, abbonamenti, persino i servizi di streaming, tutto sparito. L'unica cosa che le restava era una piccola somma di denaro che avevo lasciato a suo nome. Quando ha cercato di accedere a questi, ero già andato via. Il mio avvocato si occupava di tutte le comunicazioni future. Isabella è sempre stata una farfalla sociale, facendo affidamento sul suo circolo di amici e famiglia per il supporto, ma il tradimento ha un modo di tagliare profondamente e sapevo che una volta che la verità sarebbe emersa, quelle stesse persone la vedrebbero sotto una luce diversa. Una ad una le sue amiche hanno smesso di chiamarla. I suoi genitori, fermamente tradizionalisti, hanno manifestato la loro delusione rifiutando di ospitarla quando aveva bisogno di aiuto. Anche Daniel, l'uomo per cui aveva rischiato tutto, non era mai stato trovato. Settimane dopo, quando finalmente è riuscita a rintracciarmi sul mio cantiere, non ero sorpreso. Si era messa sul bordo dell'area di costruzione, il volto pallido e teso. La donna sicura di sé che avevo sposato era scomparsa, sostituita da qualcuno disperato e spezzato. Mi ha chiamato, la sua voce appena udibile sopra il rumore delle macchine. Mi sono avvicinato lentamente, togliendo i guanti. Isabella, i suoi occhi pieni di lacrime mentre mi guardava. Ho detto: «Ho bisogno di parlarti». «Non c'era niente da dire», ho risposto, mantenendo il tono freddo. «Per favore», ha supplicato, avvicinandosi di più. «Ho commesso un errore, stavo cercando di fare la cosa giusta e ho sbagliato tutto». «Ti amo, Marcus, non ho mai smesso di amarti». Ho incrociato le braccia fissandola. «Non hai solo commesso un errore, Isabella, hai fatto una scelta e ora ne vivi le conseguenze». «Ho perso tutto», ha detto. La sua voce tremava. «La mia famiglia, i miei amici, io. Non posso farlo senza di te». Ho scosso la testa. La mia risolutezza inamovibile. «Avresti dovuto pensarci prima di decidere di buttare via ciò che avevamo. Hai fatto il tuo letto, ora devi sdraiarti». I suoi singhiozzi sono diventati più forti, ma mi sono girato, tornando al cantiere senza dire un'altra parola. Nei mesi successivi ho ricostruito la mia vita da zero. Mi sono concentrato sul mio lavoro, sulla mia famiglia e sulla mia felicità. Non è stato facile, c'erano notti in cui il peso di ciò che era successo minacciava di schiacciarmi, ma ogni giorno diventavo più forte e il dolore diventava un po' più gestibile. Per quanto riguarda Isabella, ho saputo tramite conoscenti comuni che faticava a rimettere insieme la sua vita. Il lavoro in hotel non è durato a lungo e senza il suo circolo sociale si è trovata sempre più isolata. Daniel, senza sorpresa, non aveva interesse a restare una volta che le conseguenze erano iniziate. L'ultima volta che l'ho sentita, si era trasferita in una città più piccola cercando di ricominciare. Io, invece, ho imparato che a volte la migliore vendetta non riguarda solo ciò che togli, ma ciò che costruisci per te stesso nell'immediato dopo.
Le settimane che seguirono quella confrontazione furono liberatorie ma amare. Per così tanto tempo la mia identità era stata intrecciata con Isabella, le nostre routine condivise, i sogni e i piani di vita. Lasciare andare ciò era stato liberatorio quanto doloroso, ma ogni giorno passava venivo a capire che la persona che avevo amato non esisteva più, o forse non l'aveva mai realmente esistita. Mi sono immerso nel mio lavoro, prendendo progetti extra per tenere la mente occupata. I miei colleghi, ignari del caos nella mia vita personale, vedevano il mio aumento di concentrazione come ambizione. Non sapevano che ogni lastra di cemento che versavo, ogni struttura che aiutavo a sollevare, era il mio modo di ricostruire me stesso. Di notte, quando il silenzio diventava insopportabile, trovavo conforto in palestra. L'esaurimento fisico copriva il rumore mentale e, con il passare delle settimane, cominciavo a sentirmi una versione più forte e acuta di me stesso, fisicamente ed emotivamente. Le email e le lettere da parte di Isabella arrivavano costantemente. All'inizio, ognuna era una variazione dello stesso tema. Marcus, ho commesso un terribile errore. Ho lasciato che la mia compassione per qualcun altro offuscasse il mio giudizio e ho ferito la persona che amo di più al mondo. Per favore, dammi una possibilità per rimediare. Passerò il resto della mia vita a dimostrarti che posso essere la donna che meriti. Non ho risposto, non c'era niente da dire. Ha persino provato a mandare regali, una scatola dei miei snack preferiti, un nuovo paio di guanti per il lavoro, persino un album dei nostri foto di matrimonio e lettere d'amore. Ognuno è stato restituito chiuso. Quando si è resa conto che le sue parole e gesti non mi avrebbero mosso, si è presentata a casa dei miei genitori, implorandoli di intervenire. Mio padre, un uomo di poche parole, le ha semplicemente detto che aveva avuto la sua possibilità. Marcus merita di meglio. Mia madre, più gentile nella sua comunicazione, ha detto sostanzialmente lo stesso. Sta guarendo. Isabella, lasciatelo stare. Attraverso contatti comuni all'hotel, ho saputo che Daniel aveva evitato Isabella, e completamente. Apparentemente, dopo il loro singolo incontro, aveva capito che non era la soluzione ai suoi problemi. Peggio ancora, quando la notizia delle conseguenze di Isabella si è diffusa tra i loro colleghi, Daniel è diventato un paria, nessuno si fidava di lui e alla fine ha lasciato il suo lavoro ed è scomparso dalla città. L'ironia non mi è passata inosservata. Isabella aveva affermato di aver agito per gentilezza, eppure le sue azioni avevano distrutto non solo il nostro matrimonio, ma anche la reputazione di Daniel. 6 mesi dopo che il divorzio è stato finalizzato, mi sono ritrovato sulla riva dove io e i miei fratelli eravamo andati a pescare quel weekend fatidico. La brezza salata ora sembrava più un promemoria di resilienza che un ricordo di tradimento. Mentre stavo lì a fissare l'orizzonte, il mio telefono ha vibrato. Era un messaggio di un vecchio amico, Natalie. Aveva saputo del mio divorzio e voleva sapere come stavo. Natalie ed io eravamo cresciuti insieme, ma la vita ci aveva portati in direzioni diverse. Vedere il suo nome sullo schermo mi ha portato un'ondata di calore che non provavo da tanto tempo. Ciao Marcus, mi dispiace sentire tutto quello che hai passato. Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare, sono qui. Ho fissato il messaggio per molto tempo prima di rispondere. Grazie Natalie, mi piacerebbe. Un anno dopo ho incontrato Isabella per caso in un negozio di alimentari. Sembrava più magra, il suo sorriso, una volta vibrante, ora era un'ombra di se stessa. Si è bloccata quando mi ha visto, le mani tremanti leggermente mentre stringeva un cesto di generi alimentari. Marcus, ha detto dolcemente. Ho annuito, riconoscendo la sua presenza, ma mantenendo le distanze. Come stai? Ha chiesto, la sua voce esitante. Bene, ho risposto semplicemente. E tu? Ha esitato. Poi ha forzato un sorriso. Sto gestendo. C'è stato un breve momento di silenzio imbarazzante prima che dicesse. Penso ancora a noi, a te. Ho incrociato il suo sguardo, la mia espressione calma ma inflessibile. Sono andato via, Isabella. Spero che tu possa farlo anche tu. I suoi occhi brillavano di lacrime non versate, ma ha annuito. Spero tu sia felice. Lo sono, ho detto, inteso come
Mentre mi allontanavo, non provavo né rabbia né tristezza, solo chiusura. Natalie ed io abbiamo iniziato a frequentarci casualmente, il suo calore e il suo umorismo aiutandomi a riscoprire parti di me che pensavo fossero perse. Anche se non ero pronto a immergermi in un'altra relazione seria, stare con lei mi ricordava come potrebbe sentirsi l'amore quando è genuino e non macchiato dal tradimento. Con il tempo ho imparato a fidarmi di nuovo, ho capito che la resilienza non riguarda solo la sopravvivenza, ma prosperare nonostante le cicatrici. Per quanto riguarda Isabella, la sua storia è diventata una fiaba ammonitrice, un promemoria che le azioni hanno conseguenze e una volta che la fiducia è rotta, è quasi impossibile ricostruirla. Ho costruito una nuova vita per me stesso, radicata nell'onestà, nella forza e nella comprensione che a volte lasciare andare è il più grande atto d'amore che puoi fare per te stesso e per questo sarò sempre grato. E tu, come affronteresti una situazione simile? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.